Questa settimana l'arte del Vangelo racconta l'ingiunzione di Gesù a Pietro: vade retro, Satana. È passata appena una settimana dalla lettura del passo in cui Gesù loda la professione di fede di Pietro e gli affida solennemente le due chiavi, episodio che noi abbiamo visto raccontato dal Perugino. Adesso invece Gesù rimprovera aspramente Pietro perché non pensa secondo Dio ma secondo gli uomini. Nel testo di Matteo i due episodi sono raccontati uno di seguito all'altro, senza soluzione di continuità. Per tradurre in immagini il severo ammonimento di Gesù a Pietro, ci affidiamo al dipinto di Annibale Carracci, Domine Quo Vadis, il cui titolo ufficiale è Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Non è un'immagine che si riferisce direttamente al passo di Matteo e tuttavia ne esprime, credo, l'essenza profonda. Qui Pietro è in fuga da Roma per timore delle persecuzioni di Nerone, ma ha la visione di Cristo che porta la croce. Pietro gli chiede: Domine, quo vadis? Signore, dove vai? E si sente rispondere: Romam vado iterum crucifigi. Vado a Roma per essere crocifisso di nuovo. A queste parole Pietro comprende il suo errore e decide di tornare indietro. Annibale Carracci, che qui vediamo in un autoritratto, è stato un pittore vissuto tra il 1560 e il 1609, fondatore della cosiddetta scuola bolognese del barocco italiano. L'opera si ispira a un passaggio degli Atti di Pietro, un testo apocrifo, cioè non riconosciuto nel canone del Nuovo Testamento, risalente alla fine del II secolo, atti composti in greco ma di cui possediamo solo la traduzione latina. Si tratta di un tema iconografico piuttosto raro nella produzione pittorica. È diventato un tema molto noto nel secolo scorso grazie al romanzo del polacco Henryk Sienkiewicz, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1905. Qui vediamo il suo busto in bronzo collocato appunto nella chiesa del Domine Quo Vadis a Roma. Questa piccola chiesa si trova al bivio tra l'Appia antica e la via Ardeatina, nel luogo in cui, secondo gli Atti di Pietro, avviene l'incontro tra i due. Leggenda vuole che l'impronta dei piedi sulla lastra di marmo sia quella di Gesù. È una copia, l'originale è presso la Basilica di San Sebastiano fuori le mura. Tutti poi conoscono, almeno di nome, il colossal cinematografico omonimo, 32.000 costumi utilizzati, record mai più battuto, un filmone da 3 ore che fu il maggior incasso del 1951, con Peter Ustinov nel ruolo di Nerone. Carracci presenta una scena fortemente drammatica. Le figure non sono in scala con il paesaggio, ma ingrandite, quasi per far emergere dalla tela i due protagonisti. Gesù non ha esitazioni nel portare la croce. Il suo stesso corpo esprime vigore e decisione per quanto ferito, condensati nel gesto della mano destra. Pietro ha le chiavi, la cui consegna è avvenuta
pochi versetti prima nello stesso capitolo del Vangelo di Matteo, ma sembra essersene dimenticato. Carracci, che in un primo tempo lo aveva dipinto in posizione diritta, decide di inclinarlo all'indietro per dare maggiore enfasi all'avvenimento, e noi potremmo anche leggere in questa postura come collegata alle parole di Gesù: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Con la seconda immagine arriviamo a una artista contemporanea, una figura molto particolare. Si tratta di Bernadette López, detta Bernat, nata a Barcellona in Spagna. È teologa, designer e musicista. Dopo molti anni come vice direttrice a Friburgo dell'Institut Romain de Training au Ministère, istituto che si occupa di formazione per operatori pastorali, che poi lavorano in parrocchie, centri di catechesi, movimenti e organizzazioni cattoliche in Svizzera, è ora cappellana dell'ospedale di Morges, presso Losanna. Di sé ha detto: «Quando ero piccola in Spagna mi piaceva già disegnare molto e le mie immagini erano ammirate dai miei insegnanti e dai miei compagni di classe, ma non sono mai andata a una scuola di belle arti». Parfois on essaie d'imaginer par rapport à la lumière, les ombres, et en fait quand tu peins, là, ça sort tout seul. Là ici je dois peindre les personnages. Là ici il y aura le bon samaritain qui prend avec lui la personne blessée. Ha un piccolo studio nel quartiere Vignetas di Friburgo, tra tele e vasi acrilici. Da giovane Bernadette López ha fatto studi di storia e geografia nonché giornalismo, ma negli anni 90 è arrivata alla pittura. Ho voluto orientarmi verso la pittura biblica. Facevo disegni, in particolare da scene del Vangelo, che leggevo volentieri. Un incontro decisivo ebbe luogo con padre Albert Longchamp, il gesuita, scomparso a 80 anni nel 2020. È stato filosofo, prete operaio, direttore di Echo Magazine a Ginevra. Quando Bernadette pubblica i suoi primi lavori, ottiene subito un diffuso riconoscimento e dice: «Così la voglia di dipingere mi ha sopraffatto». Nell'episodio narrato da Matteo vediamo un esempio dell'uso intenso del colore, in cui la semplicità del tratto si accompagna a una trasparenza dei gesti di rara efficacia. Potremmo dire che è un trattato di comunicazione non verbale, dove addirittura mancano non solo le parole, ma anche le espressioni dei volti. Eppure noi comprendiamo benissimo l'estrema decisione di Gesù nel ricordare a Pietro la logica inedita e scandalosa del Vangelo, la necessità di venire dietro a lui, come più correttamente va tradotto il famoso vade retro, nonché la durezza di quell'appellativo Satana attribuito proprio a colui al quale aveva appena consegnato le chiavi e a cui aveva conferito la dignità di principe degli apostoli. La salda postura dei piedi, si ricordi la leggendaria impronta dei piedi di Gesù nella chiesa del Quo Vadis a Roma, la mano sinistra che quasi spinge sul petto di Pietro, manifestatamente colpito dalla inaspettata reazione del maestro alle sue parole, che almeno secondo la logica del mondo intendevano tutto sommato augurargli di non dover subire la morte, parole insomma
che sgorgavano da un sentimento di amore. Altrettanto comunicative le figure degli apostoli che assistono, profondamente turbati, alla scena. I tre in alto a sinistra, ma anche le porzioni di testa che intravediamo negli angoli in basso, sufficienti in un certo senso a farci partecipi anche noi della scena, così da essere direttamente coinvolti nella provocatoria richiesta di Gesù. Ha detto Bernadette: ho dipinto più di 100 volte certi episodi biblici, ma vado sempre prima leggendo la parola. È costantemente nuova. Credo che sia una delle caratteristiche di Dio, essere sempre nuovo. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, versetti 21-27.